ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Ok, l'avete notato anche voi, è stata un'estate un po' anomala per noi amanti dei droni. L'estate è sempre stata la stagione in cui venivano concentrate le maggiori uscite da parte dei brand più importanti come DJI, Parrot, e invece quest'anno non è uscito praticamente nulla. Il problema principale è dato dalla nuova regolamentazione europea che non è ancora definitiva, potrebbe ancora cambiare da qui alla sua entrata in vigore, speriamo il prima possibile, e quindi molti produttori importanti sono in attesa con le orecchie aperte, alzate, non lo so come si dice, di avere un riscontro su quello che sarà il nuovo mercato dei droni. Ma fortunatamente abbiamo il nostro caro vecchio Made in China con tanti droni cinesi che sono stati rilasciati ultimamente come l'Absanzino Pro, il Fimi X8 SE, il Fimi A3, e ora, cioè il mese prossimo a ottobre, verrà rilasciato un nuovo presunto drone top di gamma da parte della Yuneec, DJI e Parrot, la triade di produttori best seller top di gamma che hanno segnato l'attuale mercato commerciale dei droni. Quindi è lecito aspettarsi che il nuovo drone della Yuneec sia un vero best buy, un drone dalle caratteristiche davvero uniche. Sarà davvero così? Ma bando alle ciance, il suo nome è Yuneec Mantis, o Mantis come preferite, G, ed è l'erede dello Yuneec Mantis Q, uscito, se non sbaglio, lo scorso agosto-settembre, più o meno nello stesso periodo. Facciamo un attimo un salto indietro, perché l'anno scorso non ho recensito lo Yuneec Mantis Q, a differenza di altri youtuber? Beh, semplicemente perché, lo sapete, io cerco di recensirvi solo droni, o comunque prodotti tecnologici e non solo in generale, che secondo me valga la pena acquistare. E lo Yuneec Mantis Q, ok, un drone pieghevole con un buon range di controllo, una buona autonomia, ma non è dotato di nessun gimbal per la stabilizzazione dell'immagine, nessun gimbal meccanico, viene affidato tutto alla stabilizzazione digitale, e per un drone, lo Yuneec Mantis Q, che all'uscita costava la bellezza di 600 euro l'anno scorso, non ne valeva davvero la pena. E per questo motivo non ve l'ho recensito. E chi mi segue sul mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia già era a conoscenza della mia opinione sullo Yuneec Mantis Q, ma sembra che anche Yuneec ci abbia pensato bene. Infatti il suo nuovo nascituro, il suo nuovo Yuneec Mantis G, è di fatto uno Yuneec Mantis Q a cui è stato implementato un gimbal meccanico, e infatti almeno esteticamente non si discosta tantissimo dal modello del precedente anno. A dire il vero, a me ricorda un po' il già citato Xiaomi Fimi X8 SE, almeno esteticamente siamo lì, non è nulla di davvero originale. Ovviamente però, oltre al nuovo gimbal, abbiamo anche un nuovo prezzo che passa dai 600 ai 699 euro. È già prenotabile da Amazon, vi lascio il link qui sotto in descrizione video, e dovrebbe essere rilasciato verso metà ottobre. Questo nuovo Yuneec Mantis G sicuramente lo proverò il mese prossimo per voi, perché almeno abbiamo un gimbal meccanico. Yuneec tratta essenzialmente droni fotografici come il Typhoon, però questo non significa che i droni commerciali ad uso hobbistico ludico non debbano essere dotati di un gimbal, perché ragazzi, le riprese da drone senza gimbal nel 2019 sono davvero inguardabili, specialmente quando il drone costa 500 euro o più. Quindi il nuovo Yuneec Mantis G, oltre al nuovo gimbal, che purtroppo non sappiamo se si tratta di un gimbal meccanico a un asse, 2 assi o 3 assi, io spero ovviamente a 3 assi, beh, a parte questo, cosa c'è di nuovo? Almeno esteticamente siamo rimasti ai livelli del modello dell'anno scorso, con pochissime differenze. Yuneec cita anche questa volta un'autonomia di 33 minuti, e anche sul Mantis Q dell'anno scorso l'autonomia era comunque davvero molto buona. Viene dichiarato anche un range di controllo di oltre 2 km, ma per chi ha provato il Mantis Q, e fortunatamente io l'ho provato, sa bene che la sua distanza massima raggiungibile
raggiungibile, difficilmente supera i 500-600 metri se tira bene. E considerando che anche il radiocomando del nuovo G è uguale al vecchio Q, beh, secondo me il range di controllo sarà pressoché simile, ma sarò felice di essere smentito. La velocità massima dichiarata supera di poco i 70 km/h e ragazzi, credetemi, per un drone fotografico, ludico, ad uso hobbistico è davvero tanto. E oltre questo cosa abbiamo? Sì, ok, è sempre un drone richiudibile, ma oramai anche droni cinesi da 100 euro meno sono richiudibili, quindi il fatto di essere pieghevole non è più una feature così innovativa. Unique punta molto l'accento nella pagina di presentazione del suo prodotto sulla cam 4K che aspettiamo di vedere all'opera per poterne assaggiare la vera qualità anche sui comandi vocali. Io devo essere sincero, quando ho provato droni con comandi vocali ho sempre trovato questa cosa un'aggiunta un po' superflua, un orpello che magari utilizzerete le prime volte per vedere se funziona e poi abbandonerete perché non è una feature così importante il comando vocale. Io preferisco più che ci siano delle smart fly, delle modalità di volo particolari. E infine abbiamo anche le gesture per farci scattare una foto, registrare un video, un po' come funziona sul DJI Spark e anche sul Mavic Air volendo. E infatti Unique lo dichiara anche un ottimo selfie drone. Non so se questo sia un bene, però viene anche dichiarato così e staremo a vedere. Ok, ma perché sono così pessimista su questo nuovo drone? Sicuramente ascoltando le mie parole avrete notato una vena un po' ironica, sarcastica su questo nuovo Unique Mantis G, semplicemente perché costa tanto, 700 euro praticamente, e non è dotato di caratteristiche uniche proprie che facciano preferire il nuovo Unique Mantis G alla concorrenza, perché a 700 euro vi prendete praticamente un Mavic Air, a 950 un Mavic 2 Zoom che è ovviamente enormemente superiore al Mantis G. A 700 euro ci prendete anche un Mavic Pro 1, un Mavic Pro 1 Platinum se trovate una buona offerta, quindi la concorrenza in quella fascia di prezzo è davvero tanta. Il Mantis G non ha, secondo me, nessuna feature di rilievo, viene citato unicamente il riconoscimento vocale come questa grande aggiunta. Non ha nemmeno sensori per gli ostacoli e so che questa è una caratteristica che cercate spesso. Secondo me difficilmente riuscirà a ritagliarsi una buona fetta di mercato. Detto questo, ovviamente spero che lo Unique Mantis G abbia un ottimo successo, perché la concorrenza in questo modo è spinta a fare sempre meglio, ma se le premesse sono queste, sinceramente non vedo appigli che mi facciano preferire il Mantis G rispetto ad esempio a un Mavic Pro 1, ma anche a un Fimix 8 SE, ragazzi. Cioè, alla fine pensateci bene, cosa ha in più questo Mantis G della Unique rispetto a un Fimix 8 SE della Xiaomi che costa la metà, quasi 370 euro al momento? Cosa può avere di meno? Cioè ragazzi, pensiamoci un attimo, l'autonomia è ottima anche sul Fimi, il range di controllo ora è ottimo anche sul Fimix 8 SE, sicuramente il nome Unique è più blasonato rispetto allo Xiaomi nel mondo dei droni, ma ok, questo X8 SE non è dotato di comandi vocali, ma diciamoci la verità, a chi interessano, quindi al momento non trovo davvero nulla, lo ripeto per l'ultima volta, che mi faccia apprezzare appieno questo nuovo drone della Unique. Quindi ragazzi, in attesa di averlo qui per testarlo con mano, ditemi voi cosa ne pensate di questo Unique Mantis G. Lo comprerete? Lo comprereste? Secondo voi 700 euro sono un prezzo adeguato per le caratteristiche che offre, almeno sulla carta, lo Unique Mantis G, o allo stesso prezzo preferireste comprare un drone diverso? Beh, parliamone insieme, scrivete tanti commenti e discutiamone insieme qui sotto. Io ragazzi, lo sapete bene, preferisco essere sempre sincero e schietto con voi. Se un drone è un prodotto anche a pelle, come in questo caso, non mi convince, io ve lo dico subito, evitando di farvi spendere soldi. Ma questa comunque resta unicamente la mia opinione, poi ognuno può avere la sua opinione su tutto. In attesa di provarlo con
mano e magari di essere smentito dalle mie prime impressioni, beh ragazzi, vi rimando ai link qui sotto in descrizione per l'eventuale acquisto o prenotazione di questo Unique Mantis G se dovesse interessarvi, e anche i link per il nostro canale Telegram delle offerte, dove pubblico offerte su droni, tecnologia e tanta altra roba, il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, entrate se vi interessa questo argomento, e il nostro canale Instagram ufficiale. Infine amici, se volete supportarci, noi non vi chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice e super gratuito like, un commento, una condivisione se volete, non costano nulla e aiutano questo canale a crescere e a mantenere attivo il canale appunto. Spero che questo video vi abbia schiarito un po' le idee su questo nuovo drone della Unique. Vedremo ragazzi, vedremo cosa ne verrà fuori. Spero che arrivino sempre nuovi droni. Ragazzi, tra qualche giorno vi svelerò una piccola bomba, un drone super economico ma molto interessante. State attenti e seguite il canale per non perdervelo. Speriamo in tanta concorrenza, in modo che i prezzi si abbassino, che i prodotti siano sempre migliori, e staremo a vedere. E intanto noi ci vedremo nel prossimo video, sempre qui su AddictS2Games. Ciao ragazzi!